Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di Stylographic Art. Oggi parliamo di una Pelican in versione diciamo speciale per via della confezione, del suo astuccio, ma in realtà è una 205 Green Marbled. Il pennino è un pennino in oro 14 carati di gradazione fine. Il caricamento, come per tutte le 205 o 200, avviene tramite un pistone e il cappuccio è di tipo a vite. Allora, cominciamo un po' in generale. La produzione Pelican rappresenta garanzia, qualità e affidabilità. Come avrete sentito per la M150, le penne Pelican hanno un po' il torto di essere così ricordate nell'immaginario collettivo come le penne, quelle scolastiche, quelle della scuola, del liceo, con le quali si sono fatti i primi passi. Però in realtà non c'è nulla di più sbagliato, perché è vero che ci sono nella produzione della Pelican dei prodotti economici, ma è anche vero che fa delle signore penne, e anche comunque nei prodotti economici sono degli strumenti di scrittura veramente molto molto validi. Giusto per fare un paragone, la serie 200 rappresenta lo zoccolo importante nella vendita del marchio, questo è sicuro, ed è una penna di dimensioni normali, non è piccola come la 150, ma nemmeno corpulenta o impegnativa come le serie 600 o quelle superiori, e le sono state dedicate molte edizioni speciali, perché poi bene o male anche il prezzo ricade in una fascia dove insomma troviamo anche il giusto compromesso per un regalo, sia per un regalo che vogliamo farci, ma anche che vogliamo fare a qualcun altro. Nonostante tutto, la M200 o 205 è una stilografica che classificherei ancora fra quelle medie tendenti al piccolo, vista la compattezza e il design inconfondibilmente Pelican. È bella. La stilografica in oggetto è una 205 Green Marbled, con una tale varietà di riflessi sul fusto che mi sono trovato più volte a rigirarla fra le mani per gustarmi questa varietà così apprezzabile di sfumatura. Non sembra nemmeno una resina da quanto è ben realizzata, e la luce la fascia a seconda delle angolazioni di riflessi che cambiano volta per volta. È davvero ben realizzata e potrebbe quasi quasi insomma ingannare i meno esperti. Spendo due parole sul packaging della Pelican, che è molto gradevole. Il cassettino in simillegno da sfilare e la pochette in finta pelle che alloggia la penna sono realizzati con cura. Cioè è vero che sono prodottini di qualità, di natura economica, ma la qualità c'è. Insomma, è per questo è anche apprezzabile, no? Perché non è fatto tanto per fare, giusto per dare una forma, un involucro. E sì, è economica, sappiamo tutti che non è pelle primo fiore, però la sensazione tattile e visiva resta comunque appagante, sia in relazione al costo d'acquisto e a mio parere preferibile ad un cofanetto apri e chiudi in plastica grigia che tante penne anche più costose hanno in dotazione. In particolare questa serie speciale è stata presentata con un cofanetto ampio, un calamaio d'inchiostro anch'esso in edizione speciale, tutto quanto per coccolare il cliente. Come per le serie M, il cambio del pennino è una cosa immediata, semplice, quasi invitante. Mi piacerebbe fosse possibile farlo un po' su tutte le penne stilografiche. Sapete che non amo dilungarmi molto sul design, in quanto lo trovo un ambito molto soggettivo, ma in questo caso c'è poco da girarci intorno. La penna ha tratti decisi ed anche se il suo profilo lungo appare spezzettato, non interrompe quell'appeal visivo che la rende omogenea e immediatamente identificabile. E poi il caricamento, rapido, funzionale, lasciando per un po' da parte il convertere cartucce, ci ripaga, perché poi è facile pulirlo, è un classico come le vere penne stilografiche di un tempo. Le dimensioni sono proporzionate, in una sola parola è bella. Ricordiamo le edizioni speciali cappuccino, acquamarina, la Blue Marbled, la bellissima cognac che sarà oggetto di una prossima recensione, e altri colori primari che francamente, ecco, quelli sì, li rimando un po' ai gusti personali. Anche per la serie M200 della Pelican valgono le considerazioni circa la qualità dei materiali apprezzati sulle serie minori. Veramente ben realizzati in rapporto al prezzo pagato. Non ci sono elementi appariscenti,
tutto è funzionale con quel tanto di estetica che serve a non apparire vistosi o pacchiani. La clip a becco di pellicano è straordinaria ed è il simbolo inconfondibile del brand, ma anche gli anellini che separano le sezioni del fusto e che ritroviamo sul cappuccio della penna sono realizzati con cura e belli da guardare. Quando ci prendiamo il classico momento io e lei, sono belli da osservare. Ma veniamo alla scrittura. Anche il pennino non si discosta da questa filosofia, reca l'incisione Pelican e il logo ed il numero della misura, niente di più e niente di meno di quel che serve, che vi ho già detto personalmente preferisco una sobrietà elegante come questa piuttosto che dei rigori messi lì per far vedere che c'è una lavorazione sul pennino e magari non c'è nessuna coerenza col marchio, col logo, insomma, sono sempre considerazioni personali. La serie M200 non fa eccezione, ha tanta voglia di scrivere pagine e pagine instancabilmente e mentre scrive riesce a farci sentire a nostro agio. Difficile riscontrare impuntature o interruzioni di flusso, sebbene possa capitare di incappare in qualche modello magari sfuggito al severo controllo qualità del marchio. Di tante Pelican che ho maneggiato comunque non ho mai riscontrato difetti di sorta, semmai forse qualche variazione nella costanza del flusso, ecco, che magari può differenziare qualche esemplare dall'altro. La Pelican M200 può alloggiare anche il pennino della serie 400, dico anche quelli della M150 che a me piacciono molto. Come è noto, la gradazione europea è un poco più abbondante nel tratto e salendo di categoria dalla 150 alla 200 o 400 sembra che questo aspetto venga anche amplificato. Così il pennino F della serie 200 o 205 sembra essere ancora più generoso di quello della entry level 150, però sempre ugualmente apprezzabile per rotondità e piacere di scrittura. Marco, dici un difetto per favore. Ma certo, allora, come su gran parte delle Pelican, sì, il fusto presenta nella parte terminale una sboccatura molto ben profilata e curata nella sua curvatura, però finisce tronca e senza mezzi termini nella parte del pennino e talvolta nelle lunghe sessioni di utilizzo l'indice può finire per ammaccarsi un pochino scivolando a fine corsa ed incontrando questo profilo così netto. La Pelican M200 trova il suo posto nel taschino di una giacca, sulla scrivania, ma anche in una camicia perché comunque resta una penna leggera. Ora ci domandiamo tutti come si scrive con la Pelican M200? Molto bene, sempre pronta, si tiene sotto controllo, segue le indicazioni della mano e delle dita per rendere tutto più facile e scorrevole. Il diametro del fusto è leggermente più grande di quello della serie M150 e devo dire che aiuta la precisione calligrafica, riducendo un po' il ritmo nervoso che talvolta può prendere la penna di piccole dimensioni come per l'appunto la 150. Qui il peso è un po' più mediato dal fusto e dal diametro, quindi direi complessivamente meglio. Il pennino è meno rigido rispetto alla serie 150, ma comunque non possiamo certo definirlo elastico. A dire il vero non se ne avverte la necessità perché comunque è in grado di marcare una lieve differenza di tratto, proprio lieve, ma comunque insomma rende piacevole la scrittura. Come per gli altri pennini Pelican divora tutti i tipi di carta, scrive senza stancarsi, richiede ogni tanto di essere pulito e rifornita. Stop, veramente esemplare. Ottima per gli appunti, possiamo scrivere il titolo un po' più grosso, ma anche il carattere più contenuto, ovviamente sempre in relazione al pennino che avete scelto, perché con un broad è chiaro che si fatica a stare negli spazi stretti. Potete scriverci per ore senza fatica. Un'altra particolarità è il flusso così regolare che offre una costanza di rendimento. A mio avviso è meno votata la calligrafia pura, nel senso che ci sono penne che lo fanno meglio, con più confidenza, con una capacità di ispirare anche di più il soggetto ad arrotondare o a così esaltare i tratti dei vari caratteri che utilizziamo, però anche questa è un'ottima penna. Poi sono belle, sono molto particolari. Inchiostri preferiti?
divora di tutto, ed ecco anche per questo, o da questo capiamo che è un'ottima penna, che strizza l'occhio a chi deve cominciare, perché non gli pone intoppi, non crea troppe differenze tra l'uso dell'uno o dell'altro inchiostro, riesce a filtrare un po' tutto grazie a questo pennino tutto fare. Buona per disegnare? Beh, insomma, a me non piace molto, però sono gusti, quindi una valutazione generale, come ho detto altre volte, si merita un 9 pieno su 10, perché per il prezzo che si paga offre davvero tantissimo. Quindi la consiglio, sì, è bella, è piacevole alla vista, è una stilografica di sostanza di un marchio ben prestigioso, realizzata e scrive bene, non possiamo chiedere di più. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa recensione, vi invito a farlo sul canale YouTube. Ciao da Marco.